Ciao a tutti, sono Rui. Oggi di nuovo è il mio momento di felicità perché ho un altro pacco che mi è arrivato sempre dal sito Sosoe e adesso andiamo ad aprirlo. Oggi mi hanno mandato una scatola per l'edizione autunnale invernale. Vediamo cosa mi hanno messo di dentro di bello. Diciamo che pesa non da poco, vedete quanto è gigante. Wow! Ne sto proprio collezionando il loro grembiule. Allora, che carino! Questo è un sacchettino di spesa. Già vedo delle cose che a me piace, quindi per l'edizione autunnale credo che siano i ramen. Come l'altra volta ragazzi, il sito è www.sosoe.com e potete usare il codice mio RUI8 per ottenere 8% di sconto su qualsiasi articoli che comprate. Loro è un sito specializzato per i prodotti asiatici, orientali, cinesi, giapponesi, thailandesi, quindi se avete bisogno, non trovate gli ingredienti magari nella vostra città, potete tranquillamente fare un acquisto online. Madonna. Questo è anche pure un ramen giapponese. Guardate questa, che cosa particolare. Questa, da come leggo sulla bustina, dovrebbe essere un brodo istantaneo, quindi brodo di polvere, che vi permette di avere subito la base per i ramen. Gli udon! Anche questo è una bottiglia per preparare la base brodo per il po'. Quindi praticamente ragazzi, con questo e il po' posso preparare tranquillamente senza tanta fatica già un po' a casa. Anche questa è una cosa particolarissima. Praticamente è la salsa del kumbu. Kumbu è l'alga, quindi anziché di andare diciamo a bollire il kumbu, quindi ottenere il suo brodo, questo è già una bottiglia concentrata, quindi facilita diciamo nelle vostre procedure in caso se volete preparare ramen o qualche altra ricetta che dovete usare kumbu. E poi mi hanno mandato il matcha, questo adoro, con questo preparo un sacco di biscotti oppure torte, potete andare a vedere anche la mia ricetta della torta di matcha, farò credo anche una ricetta di biscotti di matcha, li adoro. Bene, visto che ho avuto tutti questi ingredienti, oggi possiamo fare un instant noodle tasting, quindi posso fare una recensione su alcuni instant noodle e vi darò anche, diciamo, un voto mio. Andiamo! Faccio intanto questo, che è un tipo di ramen che va bollito, infatti questo non è un istantaneo che basta mettere dentro dell'acqua calda, ma va un po' bollita. Quindi i condimenti intanto lo teniamo da parte. Questo è troppo carino, è pure tutto in rosa. Mentre questi tre in barattoli, in teoria basta aggiungere direttamente l'acqua calda qua dentro. Sembra che sia un kimchi essiccato in cubo. In polvere. Dobbiamo lasciarlo così chiuso per un paio di minuti. Addirittura dentro questo è un udon, vedete? Eccomi qua ragazzi, non vi dico quanto profumo c'è nella mia cucina e io sto avendo tantissimo fame. Praticamente ho saltato la colazione e pranzo per fare questo video perché sì, ce ne sono tanta roba da mangiare. Vedo che questa pasta di patate dopo un po' diventa un po' più trasparente rispetto, diciamo, magari alla pasta di grano. Siccome è nel brodo, infatti si sta un po' asciugando, quindi io partirei intanto da questo. Andiamo subito con l'assaggio. Adesso è ancora bollente.
buono. Spero di non dare dei voti sbagliati perché adesso ho tanto fame, quindi sicuramente il primo che mangio difficile e dico non è buono, però è buono. È la prima volta che mangio una pasta a base di patate. Nel senso, anche negli spaghetti cinesi ci sono pasta di patate, però gli spaghetti di patate cinesi sono di patate dolce, mentre in questo caso sono proprio patate quello normale. Allora, il gusto è buono, è un po' piccantino, ma proprio poco poco, è totalmente sopportabile anche per chi non mangia tantissimo di piccante, tipo io. E poi la pasta è molto più scivoloso, promosso. Assaggiamo invece adesso il ramen, perché anche questo era nel brodo, adesso il brodo è andato via. Già la pasta è differente, vedete questo è tanto più sottile, sono più lisci anche. Comunque quando preparate il ramen così a casa, io sono una super amante, quindi di solito se preparo dei ramen instant noodle a casa aggiungo sempre anche un po' di verdura quando vado a bollirle e aggiungo anche certe volte delle uova. Quindi se andate a, non so, aggiungere uova, aggiungere un po' di cipollotto, un po' di carne, quello che è, sicuramente il piatto diventerà già molto più bello, molto più ricco. Allora, sulla bustina c'è dice che in teoria dovrebbe essere un tonkatsu ramen, quindi è un ramen giapponese a base di brodo di maiale, ma sinceramente sento leggermente salato, forse perché adesso l'acqua è andata via un po' perché è un po', viene un po' assorbita dalla pasta, ma secondo me andando a arricchire un po' di più con gli ingredienti potrebbe risultare più buono, così non mi piace più di tanto. Quindi questo voto un po' più basso. Sì! Kimchi ramen effettivamente ha abbastanza kimchi sopra, quel cubo di kimchi che vi avevo fatto vedere dopo che si è sciolto, con l'acqua si sono ritornati così, quindi proprio il vero kimchi coreano. Però la pasta in questo caso sono gli spaghetti di riso, infatti vedete come sono sottili? Adesso con un po' di tempo in acqua sono diventati un po' più molla, però dà un buon profumo. Io adoro i kimchi. Infatti anche quando mangio il ramen coreano, istantaneo in questo caso, compro anche del kimchi e aggiungo a piacimento da tutte le parti che voglio. Il gusto è favoloso, un po' più piccante del quello di patate, perché il kimchi di per sé è piccante, infatti si sente anche un po' di acidulo del kimchi. Anche il kimchi disidrata che adesso è ritornato a essere normale, non è male. È simile a quello fresco, quindi il gusto mi piace. L'unica cosa che mi va a togliere dei punti è la pasta. Sinceramente non credo che la pasta di riso sia ideale per il ramen, perché dopo un po', vedete, diventa tutto così, mentre se fosse il ramen classico questi rimangono ancora più solidi senza essere così molla. Infatti quando li vado a prendere ci sono tutti radunati insieme. Quindi questo consiglio che potete cuocerlo e mangiarlo subito immediatamente senza aspettare neanche un secondo. Passiamo a questa rosa che mi ispira un sacco anche per il pacco. Allora, questo è un ramen asciutto, quindi va mescolato con degli ingredienti che adesso andiamo ad aggiungere. Pensa, questo ha anche qualcosa a che fare con l'Italia, perché dice che
Praticamente è una specie di carbonara, quindi al gusto carbonara piccante. Credo che sia ispirato proprio agli spaghetti italiani. Wow, vedete com'è bello? Questo è sicuramente la pasta che ha l'aspetto più delizioso. Sarà perché non ha bisogno dell'acqua, quindi era rimasto ancora abbastanza solido. Oh, buono e piccante. Piccantissimo. Mi brucia la lingua. Cioè persino sulla tavola mi lascia il segno rosso rosso. Quindi questo non è il colore della salsa, credo che sia il colore del peperoncino. Allora, il primo boccone, quando appena lo metti dentro, la prima sensazione era buona, era quasi dolciastro. Poi subito dopo ti arriva subito, diciamo, il piccante e poi rimane tutto sulla lingua. Perché ci sono certi piccanti, tipo il piccante della Cina, non ti rimane tanto sulla bocca, scende, quindi è piccante, ma dopo un po' si può abituare. Questo qua invece rimane sulla lingua e non va via. Riproviamo. Infatti appena lo mangi è dolciastro. E poi comincia a ritornare il piccante. E io sono anche una persona che mangia qualcosa di piccante. Chi non ha mai, cioè chi non sopporta il piccante, non vi consiglio assolutamente perché il livello di piccantezza è altissimo. Invece chi volesse provare, si sente magari in sfida, allora potete. Effettivamente questo marchio qua, Samyang, non so se voi se eravate presente, c'era un periodo su YouTube, un sacco di youtuber che si provava gli spaghetti istantanei di Samyang, ma non questa versione rosa, c'era la versione originaria, credo che sia rosso, quello dicono che è ancora più piccante di questo. E c'era un sacco di challenge, un sacco di sfide dei youtubers che provavano a finire gli spaghetti Samyang, i ramen. Io rinuncio, bandiera bianca, non riesco a mangiare questa pasta qua. Proviamo invece un attimo questo che dovrebbe essere una cosa più delicata. Qui ho la sua bustina di salsa. Ho ancora la lingua che mi brucia, ragazzi, qua non disegno proprio. Mi sono sacrificata tanto. Questa invece è una salsa liquida, quindi non è in polvere. Prima è uscita la salsa, poi dell'olio. Tin tin, piatto orso. Allora, sì, meglio così. Questo già dal profumo e anche dall'aspetto mi ricorda tanto anche un altro marchio che lo trovo spesso dal supermercato. Quello invece l'avevo già assaggiato e ogni tanto lo prendo, ma non è che lo amo particolarmente. Questo è Sada Kari, Sada Keri, Kari o Keri, vabbè. Beh, anche questo è un gusto molto forte, un po' pesantino. Effettivamente è fatto di curry, quindi il gusto si sente molto, si nota tanto e grazie a questo mi ha fatto un po' passare il piccante che c'avevo sulla lingua, perché adesso invece sento solo curry. La pasta è buona, forse è un po' troppo morbida, ci vorrebbe un po' di più l'elasticità che c'è tra il ramen, però tutto sommato secondo me se non hai tanta voglia di cucinare, vuoi sentire un po' di gusto orientale, ci potrebbe stare.
Questo mi pare che sia un marchio giapponese. Sì, poi ha anche tanti gusti, io ho scelto solo uno di quello che avevo ricevuto di questo gusto, ma c'erano tantissimi altri gusti, fanno anche ramen, quello in brodo di miso, quindi se ne trovate potete adattare un po' anche ai vostri gusti. Sembra di più infatti i pasti, gli spaghetti saltati al sapore di curry. Arriviamo all'ultimo ragazzi, spero di sopravvivere perché già qua c'era scritto super hot, io pensavo che fosse piccante solo questo, invece ce ne sono anche degli altri. Vediamo, proviamo anche questo qua. Andiamo ad aggiungere le salse. Questa salsa mi crea ansia. Sapete cosa? Metto intanto solo metà perché non so a che livello arriveremo. Adesso ho messo solo metà della salsa ragazzi, andiamo. Comunque la pasta tra i tutti, questo credo che sia la pasta più seria. È proprio udon. Mio Dio, è diventato rosso anche questo. Oh, ok. Però il profumo è tanto buono. Sento quasi un po' affumicato. Boh, proviamo. Coraggio. Questo è l'ultimo di oggi. Spero di essere viva dopo questo boccone. Sì, diciamo che è vero quello che c'è scritto, tanto piccante. Io ho messo solo metà. A differenza di piccante di quello di prima, questo qua c'è un po' di odore da bruciato, non so. Però la pasta è buona. Anche in questo caso gli udon, cioè sembrano i udon che acquisto io direttamente, quelli freschi, quindi viene chiamato un instant noodle, però è abbastanza di qualità. Poi alga nori buonissimo, perché quando mi sono messa dentro la pasta ho sentito anche chicchi di sesamo e alghe che si sono appiccicati sulla pasta, quindi diciamo che la combinazione è proprio ottima. L'unica cosa è che ragazzi, coraggio se volete provare. Io non so, vi consiglierei di provare, almeno sapete quanto potrebbe essere piccante. Quindi questi no. E poi una cosa, non so, di queste pasta che sembra all'inizio, quando appena metti, appena senti il gusto dolciastro e poi comincia a salire pian piano il piccante e poi bam, esplode. Ok, fine del video. Vado a mangiare un ghiacciolo, va bene? Se vi potrebbe piacere ricevere sempre notifiche del mio canale sulla cultura cinese oppure anche cultura in generale orientale, ricette cinesi, iscrivetevi subito. Sono Rui, ci vediamo prossimo venerdì.